Cominciamo dalla cipolla. La divido a metà e lascio ancora la buccia attaccata. Mi sposto ai fornelli e la faccio brasare in una padella bella calda. Ci vorrà qualche minuto. Eccola pronta. Passiamo alle carote. Non le sbuccio, ma le taglio a tocchetti. E faccio la stessa cosa con il sedano. Butto tutto in un pentolone, sedano e carota, la cipolla e la carne. Quali tagli di carne utilizzare? Noi abbiamo scelto quelli più poveri ma ricchi di grasso, così il brodo sarà bello saporito. Stessa cosa per le verdure, utilizzate quelle che trovate al mercato. Polpa di manzo, bianco stato di manzo, infine gli ossi, 2 foglioline di alloro, un gambo di prezzemolo, 2 chiodi di garofano, pepe in grani, qualche bacca di ginepro, un bel pizzico di sale per insaporire la ciccia e a questo punto posso coprire con acqua. Portiamo a bollore e da quel momento in poi possiamo abbassare un pochino la temperatura e lasciar cuocere per circa 3 ore. Man mano noterai che in superficie affiorerà del grasso e delle impurità, quelle andranno schiumate. Il nostro brodo è finalmente pronto, non ci resta che filtrarlo. Mettiamo un bel tovagliolo pulito in un colino e iniziamo l'operazione. Mi raccomando, verdure e carne non scartatele. Per esempio con la carne potreste fare un ottimo secondo piatto sfilacciandola e servendola in brodo. Oppure preparare i famosi mondeghili, le polpette di carne alla milanese, e infine, sfilacciando sempre la carne, potreste preparare un ottimo spezzatino servendolo al sugo.